ritrovati nel mio canale con un nuovo appuntamento. Oggi realizzeremo insieme una maglia top down dallo sprone rettangolare. Il protagonista è il filato polo della Mondial. Ha il trattamento superwash, sono dei gomitoli da 50 grammi e il filo è lungo 200 metri, quindi ha una buona resa. Per quanto riguarda la sua composizione, è composto da 50% lana vergine merino e 50% acrilico. Si lavora con l'uncinetto che va dal 3 al 3,5. Io infatti lo devo lavorare con l'uncinetto del 3,5. Poi dipende dalla vostra mano, se volete una lavorazione più stretta potete lavorare anche con il 2,5, va benissimo. È adatto anche per i bambini. E adesso possiamo iniziare con il tutorial. Oggi faremo una lavorazione top down. Quindi significa che dobbiamo prendere la circonferenza della testa e avviare una catenella pari alla nostra circonferenza. Nel mio caso sono un totale di 62-64 centimetri. Lo sto lavorando con l'uncinetto del 3,5. Quindi se volete tenere presente la circonferenza in centimetri, tenete presente 62-64 centimetri. Se la volete più stretta, quindi dovete avviare meno catenelle. Io ho fatto un calcolo, siccome è uno sprone rettangolare, su 108 catenelle che corrispondono ai centimetri che vi ho detto. Però poi ho aggiunto 4 catenelle per quanto riguarda gli angoli, dove faremo gli aumenti. Però ve lo scrivo sopra, ve lo faccio passare, il calcolo è stato fatto su 108 diviso 6 e ho 18 catenelle sulle spalle, quindi devo fare 18 catenelle sulla spalla e sull'altra spalla. Per avere il davanti e il dietro ho fatto 18 per 2, perché abbiamo il davanti e il dietro, e quindi ho 36 catenelle. Una volta che ho stabilito il mio calcolo, quindi ho 18 su una manica, 18, 36 sul davanti, 18 l'altra manica e 36 sull'altra manica. Aggiungo le 4 catenelle che mi servono per l'aumento. Quindi non vado ad avviare 108 catenelle, ma 112. Quindi se voi avete fatto un totale di 120 catenelle, fate 120 diviso 6. Il risultato lo moltiplicate per 2 per avere il davanti e il dietro. A quelle 120 catenelle poi aggiungete 4, che sono gli aumenti. Quindi, una volta che avete stabilito questo, chiudiamo in cerchio con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima. Vado ad avviare già il primo aumento, quindi inizio con 3 catenelle, 1, 2 e 3, più 2 di separazione, 1 e 2. Rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta e qui ho il mio primo aumento. E questa è la catenella che abbiamo calcolato in più. Vado a lavorare le 18 maglie alte della spalla, quindi questo è l'aumento, vado a fianco e lavoro una maglia alta, vado a fianco una seconda maglia alta, a fianco terza maglia alta, quarta maglia alta e vado avanti fino a lavorare 18 maglie alte. Lavorate le 18 maglie alte della spalla, quindi questo è l'aumento e queste sono 18 maglie alte, vado nella catenella a fianco, che è la catenella in più, e lavoro l'aumento, che consiste in una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta.
Devo lavorare il dietro con un totale di 36 maglie alte. Quindi vado a fianco e lavoro la prima maglia alta, a fianco la seconda maglia alta e vado avanti fino a lavorare un totale di 36 maglie alte. Queste sono un totale di 36 maglie alte. Lavoro di nuovo un altro aumento, quindi vado a fianco, una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. Ripeto la lavorazione per quanto riguarda la spalla che sono 18 maglie alte. Quindi vado a fianco e lavoro la prima maglia alta, vado a fianco una seconda maglia alta e vado a ripetere le 18 maglie alte. Nella maglia successiva lavoro l'aumento e poi per quanto riguarda il davanti 36 maglie alte e poi l'ultimo aumento e chiudiamo il nostro lavoro. Quindi andiamo a continuare in questo modo. 18 già le abbiamo fatte che sono la spalla. Abbiamo iniziato con l'aumento, 18 maglie alte. Nella catenella successiva ho lavorato l'aumento, ho fatto 36 maglie alte, catenella successiva ho fatto l'aumento, adesso vado a lavorare 18 maglie alte, l'aumento e poi di nuovo 36 maglie alte. Continuate e ci vediamo al termine del giro. Ho lavorato tutti i tratti, quindi l'ultimo tratto con 36 maglie alte. Vado a chiudere dove abbiamo iniziato con l'aumento nella terza catenella con una maglia bassissima. E questo è come si presenta il nostro sprone. Quindi abbiamo la parte più corta delle braccia, il davanti e il dietro. Adesso dobbiamo lavorare le maglie alte sulle maglie alte e continuare a lavorare gli aumenti dove abbiamo la maglia alta, le 2 catenelle in maglia alta. Quindi andiamo a lavorare in questo modo fino ad arrivare alle nostre larghezze. Una volta che ho chiuso con una maglia bassissima, mi sposto direttamente all'interno delle 2 catenelle. Questo perché? Per non far venire diciamo la chiusura per non far vedere la chiusura in evidenza. Quindi se noi chiudiamo qui in questo punto e iniziamo con una maglia alta, si vedrebbe la chiusura ed è antistetico. Invece entro nelle catenelle, chiudo con una maglia bassissima, lavoro 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, più 2 di separazione. Rientro nello stesso punto e vado a lavorare 2 maglie alte, 1 e 2. L'altra maglia alta la andiamo a lavorare alla chiusura, così mi ritrovo sempre con iniziare al centro delle nostre catenelle. Vado sulla maglia alta subito dopo, quindi dove abbiamo fatto il primo aumento del giro sottostante, lavoro una maglia alta, vado a fianco, maglia alta, vado a fianco, maglia alta e lavoro questo per tutto il giro. Quindi ogni tratto va a crescere di 2 maglie alte, quindi 2 maglie alte sulla spalla, 2 maglie alte sul davanti, 2 maglie alta, 2 maglie alte sull'altra spalla e 2 maglie alte sul dietro. Proseguo questo e vi faccio rivedere come fare l'aumento. Lavorate le maglie alte sulle maglie alte, mi ritrovo a questo punto dove ho l'aumento. Quindi lavoro la maglia alta sulla maglia alta dell'aumento sottostante. Rientro nelle catenelle e lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi abbiamo fatto gli aumenti di questo lato, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 1 e 2. Vado a lavorare le maglie alte sulle maglie alte del tratto
del dietro. Quindi qui la maglia alta e lavoro subito la maglia alta, a fianco maglia alta, vado a fianco maglia alta, vado a fianco maglia alta e vado avanti fino ad arrivare dall'altra parte dell'aumento. A questo punto vado a fare un altro aumento e vado avanti in questo modo fino a terminare tutto il giro. Quindi ho lavorato l'ultima maglia alta, nelle 2 catenelle lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle di separazione, rientro 2 maglie alte, 1 e 2 nello spazio delle 2 catenelle e maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Lavoriamo tutti i tratti e ci vediamo al termine del giro. Vado a fare l'ultimo aumento e chiudo anche il secondo giro. Quindi mi ritrovo sulle ultime 2 maglie alte prima dell'aumento e vado a lavorare le maglie alte come si presentano, 1 e 2. Ad inizio giro abbiamo lavorato solo una maglia alta e 2 catenelle. Per avere gli stessi aumenti dobbiamo lavorare un'altra maglia alta, quindi abbiamo anche ad inizio giro 2 maglie alte. Chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Anche qui ho 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Vado a ripetere la lavorazione degli aumenti, quindi vado all'interno delle 2 catenelle, questa è la terza catenella, entro all'interno della catenella, faccio una maglia bassissima e lavoro 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, più 2 di separazione. Vado sempre all'interno e lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte sulle maglie alte e vado avanti in questo modo fino ad arrivare alle mie circonferenze, quelle del torace e dello scalfo. Quindi proseguo sempre maglie alte su maglie alte, dove ho l'aumento lavoro all'interno delle 2 catenelle 2 maglie alte, 2 catenelle 2 maglie alte per tutti i miei tratti. Al termine del giro devo lavorare un'altra maglia alta per avere anche a fine giro 2 maglie alte. Proseguite questa lavorazione molto semplice e ci vediamo quando raggiungiamo le nostre misure. Continuato la lavorazione fino a raggiungere le mie larghezze. Questo è il mio sprone. Io ho lavorato un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 giri, però con questo filato e con l'uncinetto del 3,5. È naturale che se voi usate un filato più grosso, un uncinetto più grosso, di giri ne potete fare di meno, o se un filato più piccolo e un uncinetto più piccolo, fate più giri. Io sono arrivata alle mie circonferenze, quindi chiudo in questo modo e per quanto riguarda questo filato è bello elastico, quindi sono arrivata a un totale per quanto riguarda la circonferenza del torace, misurando da una punta all'altra, di 44 centimetri e ci sono. Per quanto riguarda la manica, invece, da questo punto a questo punto sono 17 centimetri, che poi tirando per me va bene. Se invece voi siete arrivati allo scalfo e vi mancano qualche centimetro per la chiusura, adesso vi faccio vedere come fare. Io vado a chiudere il davanti con il dietro senza fare degli aumenti. Nel mio caso unisco senza fare catenelle, senza fare niente, quindi lavoro l'ultima maglia alta dove mi sono fermata con 3 catenelle. All'interno delle 2 catenelle di separazione lavoro una maglia alta.
piego in questo modo, ho l'altro scalfo e sempre all'interno delle catenelle lavoro un'altra maglia alta e unito il davanti con il dietro. Questa è l'apertura della mia manica. Se invece a voi mancano centimetri, una volta che avete fatto la maglia alta nelle catenelle, ammettiamo vi mancano 5 catenelle per arrivare ai vostri centimetri, lavorate le 5 catenelle, filo su uncinetto, andate qui dove avete le 2 catenelle di separazione, l'aumento dall'altra parte e lavorate la maglia alta. Lo fate da questa parte e dall'altra parte. Poi nel giro che dovete lavorare le maglie, lavorate sulle catenelle di separazione, così avete recuperato centimetri. Io invece vado a unire direttamente con la maglia alta dall'altra parte. Quindi poi teniamo in sospeso le maniche e lavoriamo le maglie così come si presentano. Lavoro questo giro e vado ad arrivare dove ho l'altro sottomanica per unire il davanti con il dietro. Sono arrivata dall'altra parte del sottomanica. Anche qui nelle catenelle lavoro le due, la maglia alta, nelle 2 catenelle lavoro la maglia alta, piego in questo modo, vado dall'altra parte dove ho le altre 2 catenelle dove abbiamo fatto l'aumento, entro e lavoro un'altra maglia alta e ho unito anche questa manica. Vado a lavorare le maglie alte così come si presentano e chiudo con una maglia bassissima nel giro d'inizio. Quindi abbiamo unito il davanti con il dietro e adesso lasciamo gli aumenti e lavoriamo in tondo. Quindi le maniche le lasciamo in sospeso e lavoriamo solo la parte del busto. Ci vediamo al termine del giro. Questo è il mio sprone chiuso. Ora voglio cambiare il punto. Però prima ho contato le maglie per vedere se il mio multiplo, perché il punto è multiplo di 3, se le mie maglie corrispondono a un multiplo di 3. Nel mio caso sono 159 quindi, maglie alte, quindi non ho bisogno di lavorare altre maglie alte per arrivare al mio multiplo. Invece voi, se non avete il multiplo di 3, lavorate le maglie alte e aggiungete quelle maglie necessarie che vi servono per il multiplo. Lavoro un altro giro di maglie alte per pareggiare il tutto, quindi ho chiuso, mi sono alzata con 3 catenelle, vado a fianco e lavoro la maglia alta, vado a fianco, lavoro maglia alta. Se voi avete bisogno di aggiungere delle maglie alte, le mettete non uno a fianco all'altro, ma in ordine sparso. Quindi ammettiamo avete bisogno di una maglia alta in più per raggiungere il multiplo, lavorate sotto una maglia alta, rientro e lavoro una seconda maglia alta. E fate questo fino a raggiungere il vostro multiplo. Io, siccome non devo avere il multiplo perché già ce l'ho, lavoro le maglie alte così come si presentano. Quindi ci vediamo al giro successivo. Una volta che avete inserito le vostre maglie alte per avere il multiplo che è di 3, adesso possiamo cambiare il motivo. Quindi ho chiuso con una maglia bassissima, allungo leggermente l'asola, prendo l'asola sull'uncinetto, il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta e tiro su. Filo sull'uncinetto, maglia alta e tiro su, filo sull'uncinetto, maglia alta e tiro su. Chiudo tutto insieme. Lavoro 2 catenelle di separazione. Nello stesso punto faccio di nuovo una maglia alta e tiro su, prendo filo, non è una maglia alta, scusate, filo e tiro su, prendo il filo, entro dentro, tiro su una seconda volta, prendo il filo e tiro su una terza volta. Chiudo tutto insieme e chiudo.
e ho lavorato il primo punto puff. Salto 1, 2, nella terza maglia alta, di nuovo prendo il filo e tiro su. Filo su uncinetto, prendo una seconda volta il filo e tiro su, prendo una terza volta il filo e tiro su. Chiudo tutto insieme e chiudo, blocco con una catenella. 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso punto, prendo il filo e tiro su. Gettato, prendo il filo, tiro su, prendo il filo una terza volta e tiro su. Chiudo tutto insieme e chiudo. Vado, salto 1, 2, vado nella terza maglia alta, prendo il filo e tiro su una volta sola. Prendo il filo 2 volte, prendo il filo e tiro su 3 volte, chiudo e blocco con una catenella. 2 catenelle, rientro nello stesso punto, prendo il filo e tiro su, prendo il filo una seconda volta e tiro su, prendo il filo una terza volta e tiro su. Chiudo, blocco con una catenella. Salto 1, 2, nella terza ripeto il punto puff di 3 maglie. 1, 2 e 3. Blocco, chiudo con una catenella, 2 catenelle di separazione e ripeto questo per tutto il giro. Ci vediamo al termine del giro. Una volta fatto questo, adesso andiamo a lavorare di nuovo maglie alte fino ad avere lo stesso numero che avevamo sotto. Quindi, una volta che abbiamo finito, vado al centro con una maglia bassissima e chiudo. Devo lavorare 3 maglie alte all'interno delle catenelle. Quindi mi alzo con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Rientro nello stesso punto, lavoro una seconda maglia alta, rientro, terza maglia alta. Mi sposto direttamente qui dove ho le 2 catenelle di separazione e all'interno lavoro la prima maglia alta, una seconda maglia alta e una terza maglia alta. Mi sposto dove ho questo punto puff, all'interno delle 2 catenelle lavoro sempre 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e vado avanti fino a terminare il giro. Il giro successivo lavoro un altro giro di maglie alte, quindi continuo a lavorare maglie alte su maglie alte, però andate avanti e poi ve lo faccio vedere. Una volta finite di lavorare le maglie alte nelle catenelle di separazione, vado a rifare un altro giro di maglie alte. Quindi vado a lavorare maglie alte su maglie alte. Inizio con 3 catenelle, vado sulla maglia alta a fianco e lavoro una maglia alta. Vado a fianco, maglia alta, a fianco, maglia alta. E proseguo questo per tutto il giro e poi riprendiamo di nuovo la lavorazione dei punti puff. Una volta che abbiamo finito i 2 giri di maglie alte, riprendiamo il punto puff e quindi dobbiamo ripetere sempre questi 3 giri. Se volete fare gli aumenti, li dovete fare dove abbiamo le maglie alte, rispettando sempre il multiplo che è di 3. Quindi inserite 3, per inserire un motivo basta aggiungere 3 maglie alte. Se invece in più, se invece volete 2 motivi in più perché lo volete più largo, dovete fare 3 più 3, quindi li inserite in modo sparso, non uno a fianco all'altro, e inserite sempre 3 maglie alte per un motivo. Per avere 2 motivi, 3 più 3, quindi sono 6 maglie alte, avete 2 motivi. Se volete inserire 3 motivi in più, dovete fare 3 più 3 più 3, quindi andate avanti in questo modo. Questo lo fate se arrivate al primo fianco e vedete che volete la parte di sotto più larga. Una volta che abbiamo finito i 3 giri, riprendiamo il motivo dei punti puff. Quindi ho chiuso con una maglia bassissima, mi allungo un po' l'asola, rientro nella maglia che ho chiuso e prendo la maglia e allungo,
vado giù, prendo la maglia, allungo e chiudo tutto insieme. 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso punto, tiro su una volta, tiro su 2 volte e tiro su e chiudo tutto insieme. Adesso blocco con una catenella. Salto 1 e 2 nella terza maglia, prendo il filo e tiro su 2 volte e 3 volte. Chiudo tutto, 2 catenelle, vado avanti e devo ripetere il punto puff per tutta la riga, saltando sempre 1, 2 e nella terza lavoro il primo punto puff. Chiudo, blocco con una catenella, 2 catenelle di separazione e questo è il secondo. Quindi proseguo questo per tutto il giro. Il giro successivo, nelle catenelle di separazione, lavoro 3 maglie alte. Il giro successivo ancora lavoro maglia alta su maglia alta. Ripeto, se volete aumentare, inserite 3 maglie alte e li mettete in modo sparso. Se volete inserire 2 motivi, inserite 6 maglie alte. Ricordatevi che il multiplo è di 6. Andate avanti e ci vediamo quando arriviamo alla fine di tutta la maglia. Continuato la lavorazione dei motivi per un totale, contando dai punti puff, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi ho ripetuto il motivo punti puff e maglie alte per 6 volte. E poi ho ripreso la lavorazione semplicemente con delle maglie alte. Ho terminato gli ultimi giri con delle maglie alte per un totale, misurando dal sottomanica fino a tutta la lunghezza di 35 centimetri. Invece dalla spalla per tutta la lunghezza sono 51-52 centimetri. Quindi una volta che ho lavorato per 6 volte il motivo, ho stoppato e continuato con le maglie alte, quindi bisogna lavorare le maglie alte sulle maglie alte. Se invece voi volete continuare il motivo fino a tutta la lunghezza, potete farlo tranquillamente. Io ho voluto dare più particolarità al motivo centrale. Una volta fatto questo, lavoriamo la manica. Per quanto riguarda la manica, riprendiamo le maglie intorno allo scalfo. Io ho uno scalfo giusto. Se invece voi avete uno scalfo più largo, fate delle diminuzioni sotto il sottomanica fino a raggiungere la vostra larghezza più alta del braccio. Io ho voluto fare una manica larga, quindi per quanto riguarda la manica, dal sotto manica sono un totale di 35 centimetri. Quindi ho lavorato semplicemente maglie alte su maglie alte senza fare diminuzioni o aumenti. E siccome volevo la manica larga e non molto lunga, ho poi ripreso il motivo del punto puff e delle maglie alte. Ho ripetuto il motivo per 2 volte. Al sottomanica entro con l'uncinetto e ho fatto già le mie 3 catenelle. Vado a lavorare maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Vado a fianco e lavoro una maglia alta. Vado a fianco, maglia alta. Se per voi il sottomanica è troppo largo, lavorate 2 maglie alte chiuse insieme. In questo modo entro, lavoro una maglia alta chiusa a metà, filo sull'uncinetto, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà e chiudete tutte insieme. E così avete la diminuzione. Io invece proseguo per la mia lavorazione senza fare diminuzioni. Proseguo questo e ci vediamo al termine del giro. Quindi una volta arrivata a 32 centimetri, lavoro il punto puff. Il multiplo è sempre di 3, quindi come abbiamo fatto sulla parte centrale della maglia, facciamo qui la stessa cosa, però ve lo faccio rivedere. Mi allungo leggermente con il filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta sottostante e allungo di nuovo il filo. Rientro una seconda volta, allungo di nuovo, rientro una terza volta e chiudo tutte insieme. 2 catenelle di separazione. Rientro e lavoro di nuovo 3
maglie allungate per formare il punto puff. Quindi salgo 1, 2 e 3. Chiudo e poi chiudo tutto insieme, blocco con una catenella. Salto 1, 2 e nella terza maglia alta ripeto di nuovo il punto puff. 1, 2 e 3. Chiudo e blocco con una catenella. 2 catenelle di separazione. Rientro e ripeto il secondo punto puff. Chiudo, chiudo tutto insieme, salto 1, 2, vado nella maglia a fianco, nella terza maglia alta e continuo questo per tutto il mio giro. Terminato il giro dei punti puff, entro al centro delle 2 catenelle e chiudo con una maglia bassissima. Vado a ripetere il giro delle maglie alte, quindi in ogni spazio di 2 catenelle lavoro 3 maglie alte e 3. Entro nello spazio delle 2 catenelle, lavoro 3 maglie alte e proseguo questo per tutto il giro. Il giro successivo lavoro maglia alta su maglia alta, quindi ripeto le maglie alte. Poi il giro successivo ancora riprendo di nuovo il punto puff e i 2 giri di maglie alte e poi termino la lavorazione. Se invece voi volete continuare con il motivo potete farlo tranquillamente. Una volta fatto lavorati gli ultimi 2 motivi, potete chiudere e tagliare il filo e nascondere i fili. E questo è il risultato di questa maglia, una maglia molto bella dal colore particolare che va bene per l'autunno, un filato morbidissimo, non pizzica sulla pelle e molto caldo. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale. Ho un gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di uncinetto. Grazie per avermi seguito e alla prossima!